Hanno vivere nel metaverso, sui social, post, video. È passato negli anni e continuerà a passare anche dopo questo video un messaggio secondo me sbagliato. Anche a me molti mi contattano dicendo: non arrivo a fine mese, come faccio una seconda entrata, ho 500 euro da investire, come faccio a crearmi una rendita, piccola o grande che sia. Vado un po' controcorrente: non si investe nel trading e nelle cripto per necessità. Lo so, sembra un po' dura questo concetto nel momento in cui tutti cerchiamo una videouscita, ma se non arrivi a fine mese e quei soldi che vorresti investire nelle cripto o nel trading ti servono per pagare un affitto, le bollette, magari sono il tuo cuscinetto per il mese successivo, non sono soldi che devi investire, perché prima di tutto ragioneresti sotto emozioni, perché quei 500 euro valgono emotivamente molto di più per te, visto che magari fai fatica ad arrivare a fine mese. Quindi sì, ragionando in quel modo, con queste emozioni, con questa paura, con questa anche voglia di magari moltiplicare questo valore, si fanno delle cavolate gigantesche. Trading e cripto, anche se te la vendono così, non sono la situazione ideale, non sono la trasformazione da una situazione difficile in ricchezza in pochissimo tempo. Sono soggetti a volatilità ad alto rischio. Per riuscire a raggiungere questi obiettivi magari ti affidi anche a qualcosa di passivo, qualcuno che ti contatta e ti fa perdere soldi, oppure ti butti in un campo minato dove non hai la formazione adeguata e perdi soldi. Sbagli a comprare una cripto, un'azione, a fare trading, se non sei formato perdi soldi. Puoi anche comprare la cripto giusta ma nel momento sbagliato e quindi perdi soldi. È un'attività ad altissimo rischio che non è fatta per riuscire a farti raggiungere quell'obiettivo, o almeno in questa situazione. Se i soldi scarseggiano, prima di tutto pensa a te stesso, pensa alla famiglia se ce l'hai, e eventualmente ad avere delle piccole migliorie nella tua vita, a magari aumentare le tue competenze, a cercare un qualcosa che ti possa far cambiare lavoro e far guadagnare un pochino di più, iniziare a ridurre quelle spese inutili, superflue, e ad avere pian piano un cuscinetto. Non bisogna per forza mettere da parte tantissimi soldi al mese, basta poco poco. L'importante è cominciare, e una volta che ti sei fatto un cuscinetto, che quei 5, 600, 1000 euro che ti avanzano, che sono in più, che ti senti più libero da poter investire in qualcos'altro, allora sì, ma prima devi costruirti una base, se no vivrai il trading, l'investimento o qualsiasi altra opportunità con uno stress devastante che, volendo o no, ti porterà a perdere quei soldi. Ora il microfono dovrebbe funzionare. Comunque la domanda, se le finanze sono poche, non è dove investire, ma come posso migliorare questa situazione, come posso risparmiare di più e aumentare il mio reddito. E la risposta potete pensare: investire in cripto nel trading. No, perché questa è una finta scorciatoia. È la scorciatoia che ti hanno insegnato qualsiasi persona, qualsiasi post, qualsiasi video sui social. Il trading è difficile, le cripto sono difficili, già anche con una buona formazione. Figurati se parti da zero e ti lanci poi con questa voglia estrema di dover riuscire a guadagnare subito di più. Ed è per questo anche che molte persone incappano poi nelle scam, come ho fatto anche nell'ultimo video dove ho spiegato un po' le ultime scam che stanno arrivando. Molti usano queste scorciatoie perché ti vengono promessi un moltiplicatore, investi 500, dopo 2 mesi nei 1000 e così via, ma non funziona così, se no saremmo tutti ricchi e avremmo trovato una formula magica. La prima cosa che devi fare è cercare di avere una base finanziaria stabile, che sia uno stipendio, pur basso che sia, ma che sia un'entrata stabile. Dopodiché cercare di eliminare i costi superflui e soprattutto cercare di eliminare quelle piccole spese che sembrano innocue. Adesso ti faccio l'esempio del caffè: 1 euro qui, 1 euro là, e alla fine del mese quel caffè che lì per lì è una spesa inutile
cioè una spesa bassa più che inutile, ti va a portare via già una bella fetta di soldi. Se già prendi un caffè al giorno, ma mediamente una persona ne prende anche 2 o 3, fatti il calcolo tutti i giorni a fine del mese. Adesso ho preso l'esempio del caffè per farti capire, perché molte volte quelle spese a 80 centesimi, 1 euro, 1,50 euro, che le facciamo senza pensare, fanno più danno magari di una spesa più alta nel lungo periodo. Poi cercare di aumentare le tue competenze per far sì che aumenti anche il tuo valore sul mercato, che sia il mercato del lavoro, che sia il mercato online. Aumenta piano piano le tue competenze. E poi, dopo che hai fatto tutti questi step, allora inizia a investire un po' di capitale che ti sei messo da parte in più, oltre a quello che è il tuo cuscinetto di emergenza. Ma attenzione, non devi investire quello che ti puoi permettere di perdere, perché molte volte siamo abituati a dire sta frase e inconsciamente poi andiamo a accettare inevitabilmente la perdita. Siamo già pronti ad accettare la perdita, ma noi non vogliamo perdere soldi. Può capitare di perderli, ma non vogliamo, quindi è meglio dire: investi ciò che puoi permettere di tenere fermo nel tempo, e per questo le cripto non sono una scorciatoia. E lascia perdere quelle cavolate di meme token o che sono dei gratta e vinci, che magari vedi uno ha fatto il 1000 per 2000 per, tanto vale andare a prendere un gratta e vinci e sperare, ma non è così che funziona. Devi tenere del capitale anche bloccato nel tempo per vederlo crescere, per quello che non è una scorciatoia nel trading e negli investimenti in cripto. Poi ovviamente non ti affidare a scammer, se chi ti contatta in privato, chi ti vende la formula magica del trading, la rendita passiva che fa gola mentre tu dormi, i tuoi soldi continuano a lavorare, il giorno dopo aumenta il capitale, mandali a quel paese. Investi nella tua formazione, piano piano crea le cose da te. Non sai dove trovare la formazione? Siamo pieni di informazioni online. Sul mio canale YouTube trovi anche una playlist dedicata alla formazione cripto, che se vuoi c'è da divertirsi a passare tutta l'estate a guardare quei video. Ho anche dei corsi che ti permettono di riassumere tutte queste informazioni e avere un percorso più breve e più lineare. Puoi andare sul mio sito www.bitcoinconmauri.it, ma per piacere stai lontano dai truffatori, dalle rendite passive. Le rendite passive sono già difficili da fare in autonomia, figurati poi se ti affidi a gente che non conosci. Mi raccomando, per piacere, quest'estate non mi contattare perché sei stato scammato. Proteggiti, per favore.